Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia. Serginho va, sono davanti al portiere, gol, 6-0, 6-0, Serginho, 6-0, ma dove siamo? Siamo in diretta su Radio Rossonera il venerdì 19 settembre del 2025. Ben ritrovati a tutti in questo giorno di pregara. In tutti gli effetti, visto che il Milan alle 20:45 domani sera al Friuli. Ti chiedo gentilmente immediatamente di chiudere la finestra perché io non esisto. Vediamo. No, dai, No. Sai cosa sembri? Anche un po' col vestito, molto trucco giapponese. Prego. Bianco. Prego, proprio. appunto. Vabbè, quindi devi parlare tu. Sì, appunto. Siamo alla vigilia. No, perché scusate, cioè, nel senso, già io sono la più bianca, mi aprono anche la finestra, almeno. No, ecco, sono tornata di un colore umano. Eccoci qua. Pure No, presenta prego. pure. No, sei Chi tu. sei? Sei tu il presentatore, vedi che mi scrivono ciao Casper. Cioè, per forza, ha ragione Andrea. Beatrice Casper Sarti, Ecco. ciao. Ciao a tutti, sono tornata umana. E quindi, Bea, possiamo anche annunciare che il regista di quest'oggi è niente di meno che... Enrico Boiani. Già, proprio lui. Grandi applausi per Enrico Boiani che, pensate, è qui e non è altrove. È qui che lavora in maniera indefessa e non è altrove. Fessa. Ma non è davanti a un monitor con un controller tra le mani come vorrebbe, ma è in regia a fare il proprio mestiere. Pensa che brava persona che è. Mamma mia, bravissimo. Mentre in tutto questo siamo ormai arrivati a poco più di 24 ore dal ritorno in campo del Milan. Abbiamo vissuto la 3 giorni europea purtroppo da spettatori, così sarà per quest'anno. Vivremo anche questa sera il ritorno in campo della Serie A, giustamente da spettatori, con la Serie A che inaugura la quarta giornata. Grafica numero 1, Henry, non Morgan, Henry, mi devo fare un po' l'abitudine, con la partita di questa sera. Poi che rischio, con la possibilità di vedere già il Milan domani, fortunatamente, e non domenica, perché invece dalla prossima sarà domenica. Mentre per una delle pochissime volte da qui a Natale sarà di sabato sera, quindi ci godiamo questo sabato sera in quel di Udine con la sfida tra la terza e la quarta in classifica, numeri permettendo, diciamo così.
Abbiamo poi titolato Max spiazza tutti, ma ne parliamo tra poco di questo, perché Max in conferenza stampa qualche ora fa ha messo l'accento su 2 o 3 cose molto importanti. Sì. E Quando si capisce, diciamo, quando vuole trasmettere un certo messaggio, perché trova il modo per ripetere lo stesso concetto anche rispondendo a domande che non parlano proprio di quello. Però quando lui vuole ripetere un concetto più volte, marcarlo, trova il modo per marcarlo sempre. Prossimo turno inizia tra poche ore alle 20:45 con un Lecce-Cagliari da antologia. Poi domani alle 15 c'è Bologna-Genoa, Verona-Juventus alle 18 e poi alle 20:45 arriviamo noi alla Dacia Arena. Dopodiché derby di Roma all'ora di pranzo della domenica, Lazio-Roma 12:30, alle 15 Cremonese-Parma e Torino-Atalanta. Faccio le veci di Enrico Boiani. Torino-Atalanta ancora. Cremonese-Parma. Cremonese-Parma, beh, perfetta, Cremonese-Parma. alle 15 per un bel riposino post caffè e ammazza caffè. Beh, visto che sia a Cremona che a Parma si mangia molto bene, il riposino post domenicale ci potrebbe stare tranquillamente. Fiorentina-Como alle 18 di domenica, partita interessante, spicy mi verrebbe da dire. Beh, la Fiorentina è chiamata a vincere. Fiorentina deve vincere. Per quello. Forza. Poi l'Armata Nerazzurra che travolgerà il povero Sassuolo alle 20:45 di domenica e poi Napoli-Pisa lunedì alle 20:45, visto che il Napoli Ha giocato ieri, Sì. giocato e perso in casa del City, 10 dura contro in 11. In 10, io pensavo che già il primo tempo finisse con un vantaggio del City. Sono riusciti a tenere duro, però poi... 3 giorni europea con 2 sconfitte, un pareggio al 95esimo, 6, 7esimo, non mi ricordo più della Juve, e una sola vittoria. Non un approccio Vabbè, fantastico c'erano anche alla partite complesse Champions. per le italiane, cioè non è che hanno giocato contro squadrette. No, ma è la Champions. Sì, Come però... ha detto Allegri, noi siamo il Milan e tra poco lo leggiamo. No, ho capito, però, cioè, nel senso, un conto è affrontare il City, forse l'Inter è stata la squadra più avvantaggiata, perché l'Atalanta è andata a casa del Paris Saint-Germain, campione d'Europa. Il Napoli aveva il City, la Juve, forse la Juve e l'Inter, diciamo, avevano le partite un filo più abbordabili, però City e Paris Saint-Germain, tra l'altro in casa delle due proprio. Vediamo anche la classifica, la grafica numero 2, dove eravamo rimasti lunedì sera dopo la chiusura della terza giornata con i posticipi. Il Milan è ancora a quota 6 punti, complice la sconfitta della prima giornata e le vittorie della seconda e della terza. Lo vedete lì appena sotto Udinese e Cremonese, e 3 punti sotto Napoli e Juventus. Dopodiché arriva la Roma che ha perso l'ultima, ha vinto le prime 2, l'Atalanta a quota 5, il Cagliari, il Torino, il Como a quota 4, Inter, Lazio, Bologna, Sassuolo a quota 3, Fiorentina, Genoa, Verona 2, chiudono Pisa, Parma, Lecce a quota 1. Domanda per tutti, avete visto anche il prossimo turno? Il Napoli è in casa al Pisa, la Juventus va a Verona, avremo ancora le 2 capoliste? Per me no. No, uno Più che delle due altro no. non è tanto per il Pisa e il Verona, ma è perché hanno giocato entrambi 2 partite molto dispendiose. Sappiamo che la Champions ti dà, però ti toglie, soprattutto in campionato. E sai, Napoli-Pisa sulla carta è una partita semplice, però hai giocato a Manchester. La partita della Juve per me nasconde un po' delle insidie. A parte che io la Juve, sono sincera, ancora la devo un po' inquadrare come squadra, perché è vero che ha segnato tantissimi gol a diverse squadre, però neanche subiti tantini. Quindi devo ancora inquadrare la Juve come squadra. Speriamo di essere noi a 9. Beh, essere noi a 9 permetterebbe, Se tu vai a 9, la Juve magari non vince. essendo le prossime 2 Juventus, anzi in ordine Napoli e Juventus, vincendo a Udine ti permetterebbe di avere un affaccio potenziale verso una partita da vertice per davvero. Sì. Ma già Allegri oggi l'ha fatto capire che Ci si tiene. va verso quel contesto lì.
Tra poco le leggiamo le parole di Allegri perché le ha rimarcate credo 8 volte alcuni concetti, quindi è giusto raccontarlo. Rispondo velocemente a Fili perché Milan e Roma con 6 punti ma colori diversi, per il semplice fatto che il Milan in quella posizione di classifica in generale è la squadra che andrebbe in quel momento in Europa League. La Roma in teoria andrebbe in Europa League, l'Atalanta sarebbe la squadra che in questo momento dovrebbe fare la Conference. Le abbiamo differenziate per il semplice fatto che se poi salta la Coppa Italia come è successo l'anno scorso, in Europa League ce ne va una, poi la Coppa Italia, insomma, vabbè. Dovremmo colorare anche l'Atalanta in realtà, ecco, forse quello sì. Dovremmo fare un colore diverso anche per l'Atalanta. Voliamo al calendario, grafica numero 3. Come diceva appunto Bea poco fa e Allegri, se tu vinci la partita di domani, guarda cosa ti aspetta dopo. Napoli e Juventus. Vabbè, Lecce non me ne voglio, lo mettiamo in seconda alla parte perché è un'altra competizione, non per importanza. Però Allegri ieri, anzi oggi, ha detto 1500 volte ci sono partite snodo e tra poco lo leggiamo in maniera perfetta. Sapevo che Udinese Milan fosse una delle partite più importanti della stagione. Ma No, lo so, sai perché? l'ha mascherata nella maniera giusta. Cioè, ho capito cosa intende dire. Ma è vero, eh? Cioè, per il momento in cui arriva, che tu... Non è un caso che lui, poi vedremo le parole, abbia parlato di settimana zucchero, no? Poi gli hanno fatto anche delle domande proprio a tal proposito. Per me è per il momento in cui arriva Udinese Milan, dopo 2 vittorie, e prima di 2 partite in cui tu rischi di non fare punti. Perché potresti anche non fare punti, o farne 1, farne 6, o farne 4. Però di fatto sono 2 partite in cui tu potresti farne anche 0. Cioè, ci sono tutti questi scenari aperti. Io non mi sento di escludere nessun scenario, neanche che ne facciamo 6, eh. Io non mi sento di escludere niente. Per me, per il momento in cui arriva l'Udinese, è un momento importante. Allora, per me l'ha fatto in parte per tenere su il tasso di attenzione, in parte perché per me sa, e spero che sia così perché per me è anche un pensiero corretto, che una squadra che magari non ha nemmeno le caratteristiche per fare corsa di testa o le possibilità per fare corsa di testa, ma se si ritrova lì, passatemi il termine molto da bar, ma overperforma. La sua Juve di 2 anni fa ha fatto corsa di testa con l'Inter fino a gennaio e poi è nato in Champions più o meno serenamente, lasciando poi il secondo posto al Milan, l'ultimo anno di Pioli è questo. Ma fino a gennaio aveva lottato punto a punto con l'Inter, non avendo la capacità di poterlo fare, perché l'Inter aveva una rosa, una struttura superiore. Quando sei sopra, la voglia e la volontà anche di non perdere una partita, di pareggiarla, di vincerla a tutti i costi perché devi andare avanti, ti fa anche andare oltre, ti fa fare qualche punto in più. Se inizi a essere nei piani alti, lotti per starci. Se inizi a essere come è successo l'anno scorso al Milan, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, inizi a entrare in quel pantano dove uscirne è molto più difficile. Io invece scendo più nella realtà. Per me lui dice così perché ha visto il Milan l'anno scorso e ha visto che è una squadra che vinceva 2 partite e poi sottovalutava quella dopo. Io scendo un po' più... Cioè, tu hai fatto un passo, diciamo, ambizioso. Io faccio un passo indietro perché per me lui ha un po' questo timore. Cioè, quando dice è stata una settimana troppo... è perché per me lui ha un po' paura che si sottovaluti, non tanto l'Udinese. Tu hai vinto 2 partite, vieni da una settimana in cui non hai avuto nessuna critica, tutto bello, tutto roseo, tutto... E visto il Milan dell'anno scorso che vinceva a Madrid e poi andava a prendere 3 gol dal Cagliari, per me lui ci tiene a tenere la squadra coi piedi per terra, per me, e fa bene. Perché questa squadra è stata troppo altalenante, troppo lunatica negli ultimi 2 anni. Quindi poi è vero quello che dici tu, È ovvio che se lotti per il primo o il secondo posto hai delle motivazioni diverse rispetto che lottare per il sesto, il quinto, il quarto. Ma anche il quarto. Cioè onestamente, ma lottare per il quarto posto, che lotta è?
È ovvio che tu devi tornare in Champions, però tu ai giocatori gli devi far capire che lotti per qualcos'altro. Cioè, tu non puoi partire a settembre dicendo, cioè poi lui lo dice davanti alle telecamere e fa bene. Per me dentro però, non pensano questo. dai, Dentro, cioè, non puoi lui partire e i così. giocatori. 3 vittorie il Milan non le fa, Bea, da maggio. Beh, anche perché non abbiamo giocato poi dopo. Però era un periodo, diciamo così, un po' sui generis, insomma. Era totalmente finito il campionato per noi, o poco più o poco meno. Quando invece ci giocavamo qualcosa un po' di più consistente, l'ultima tranche da 3 vittorie consecutive è dicembre 24. Ma considerando tutte le competizioni, in tutto questo, cioè ci avevamo buttato dentro anche la vittoria di Champions tipo con lo Slavia Bratislava, quindi non 3 vittorie di fila in campionato. Dietro quel maggio scorso invece non me le ricordo, ma qua magari arriva qualcuno della nostra chat. Perché sono state veramente poche, cioè l'anno scorso io ricordo che nel nostro calendario questo era tutto un verde, giallo, giallo, rosso, rosso, giallo, verde, verde, giallo. È normale, non siamo stati una squadra continua e questo Allegri lo sa. Ti fermo perché devo ringraziare. Sì, meglio, perché subito... stavo facendo una domanda pelosissima. Ecco. Tino Tren, abbonato con noi da 21 mesi. Grazie. Intanto Tino ci scrive quello del tatuaggio. Della radio. Ah, grazie Tino. È vero, ce l'ha anche come fotoprofilo nella donazione che sto leggendo. Quindi grazie mille Tino per il tatuaggio e per essere abbonato con noi da così tanto. Giuseppe che ci fa una donazione, grazie. Ma la risposta di Allegri sugli 85 punti era inteso per vincere lo scudetto? È chiaro, ma scusate, fai 85. Aspetta, ringrazio anche Volpi Marco che è abbonato con noi da 40 mesi, una vita, e ci scrive complimenti a tutta la squadra di Radio Rossonera. Grazie mille Marco, davvero per questa tua fiducia da così tanto tempo. Incrollabile, mi verrebbe da dire. Sì. Dicevi? No, dicevo che 85, sì, più quelli che hai in questo momento in classifica vuol dire sfondare quota 90, vuol dire che stai facendo corsa corsa scudetto, ma è chiaro, insomma. Ma lui faceva un discorso probabilmente figlio di una media, quando gli hanno chiesto sì, va bene, tante cose mi avete chiesto, ma ragazzi, è la terza giornata. Ok, per arrivare in fondo al campionato una squadra deve macinare ancora 85 punti per vincere lo scudetto, in realtà. Vabbè, ma è chiaro che la 4, io non ho mai pensato sin dalla sua prima conferenza che lui pensasse davvero solo al quarto posto. Ma perché se alleni il Milan, oggi l'ha detto, no, in conferenza, vincere non deve essere l'eccezione. Ma infatti quella è una frase molto importante che tra poco andiamo a leggere. Lecce Cagliari. Aspetta, ferma, prima che leggo i nostri. Chi vuole giocare? Quota tifosi. Sì, ma ora o mai più? Dica. Gioco io. Gioco io? Va bene. Ha scelto Bea. La frase di oggi è gioco io. Ovviamente solo abbonati. Solo Billy 92, il primo che gioca con noi, mi raccomando. Perché ogni tanto un qualcosa di, diciamo, un cadeau per un abbonato che ci dà sostegno, bisogna... Solo chi si abbona può giocare con noi tutti i venerdì al gioco dei pronostici. Ricordate. Poi io ve lo dico, come mi dice anche Henry ogni tanto ultimamente nelle dirette, nei video, eccetera. Chi è abbonato riceverà un mega regalo. Non tutti, ovviamente, perché non ce la facciamo, se non è che siamo così l'opera pia. Ma per solo gli abbonati, tra pochissimo svegliamo un mega regalo. Veramente un mega regalo. Sì, tra l'altro, se ogni tanto date uno sguardo, cioè in realtà dovreste farlo sempre perché dovete seguirci. Se ogni tanto date uno sguardo alle storie Instagram del nostro profilo, notate qualcosa, avrete notato qualcosa, c'è qualche quiz, qualche mappa, quindi da lì potete intuire magari quello che sarà il grande privilegio che avranno solo gli abbonati. E vi ricordo che per questo ci sarà un termine, quindi affrettatevi. Una sorta di sbarramento. Poi avrete comunque la possibilità ovviamente di abbonarvi, però
Però per questo grande privilegio prima o poi i cancelli si chiuderanno. Già. Lecce-Cagliari. Abbiamo dato per spacciato il Lecce, io soprattutto, voi almeno gli avete dato un punto. Fili ci chiedeva un messaggio unico, sì, ricordati che puoi giocare anche una doppia, come facciamo noi. Bologna-Genoa, nessuna chance per Vieira, anche qui. Ma io, parlo per me, ho immaginato che un riscatto del Bologna dopo la partita a Milano, perché al di là del risultato per me hanno fatto proprio una brutta partita. Io ho provato l'azzardo, ho dato la Juve sconfitta. Ci sta dopo la Champions. Sì, me la prenderò probabilmente in saccoccia, ma era giusto anche un po' azzardare. E ho azzardato anche la sconfitta del Milan. Oggi sì, schedina pazza, ma sì, ogni tanto detto tra di noi, cioè non giochiamo niente, quindi. No, scherzo a parte, ma anche per sparigliare un po' le carte, altrimenti facciamo tutti uguali. Voi avete messo la vittoria del Milan, Lazio-Roma. Io ho fatto un X2. Però l'hai Mi messa. sono giocata la doppia chance. Lazio-Roma avete giocato chance di vittorie, di sconfitte, insomma un po' tutto quanto, ma d'altronde è un derby. Il Parma 0 chance a Cremona, l'Atalanta Maramalda a Torino. Bea, l'è andata in tanti. Io l'Atalanta l'ho messa perdente perché vengono da una trasferta importante, brutta, in cui tra l'altro hanno perso anche qualche pezzo. Poi ci sono altri risultati un po' random, tipo Fiorentina-Como, e gli altri invece no. Tranne te che hai messo il pareggio tra Napoli e Pisa, il resto sono vittorie facili. Poi io dopo la Champions League ho sempre qualche dubbio, soprattutto quando giochi delle partite così dispendiose. Quindi poi se ogni tanto il Napoli cade in casa in una partita semplice. Il messaggio di Fili è arrivato? Sì, già fatto. Già fatto. Già inserito Prossima nel grafica. nostro database. Ringrazio Salvatore Grafica che ci 5, dona Henry. 5 euro e ci scrive: buonasera, Allegri sa benissimo che anche le partite vinte non sono state giocate al meglio. L'euforia attorno alla squadra in settimana è stata esagerata. Grazie mille Salvatore della donazione, davvero, tra l'altro lui è anche un nostro abbonato. Diciamo che nel calcio, ragazzi, non c'è mai un equilibrio, né in bene né in male. Io penso che siamo in un'epoca storica in cui l'equilibrio non esiste in generale. Il mondo del calcio è difficile trovarlo. Che è vero, il Milan fa 6 punti nelle ultime 2, però è Allegri, cioè non noi, l'allenatore, che sottolinea quello che non va. Però io non ho mai visto equilibrio in questo ambiente negli ultimi anni, quindi non mi ha stupita la settimana, non so a te, cioè a me non ha stupito. Ragazzi, ma è calcio. C'era l'anno scorso Ma è il calcio, ma è giusto. Da un lato, chi vuole farsi prendere dell'euforia, è giusto che lo faccia. Sì, è il tifoso calcio. sì, gli addetti ai lavori un po' meno. No, ma gli addetti ai lavori è un'altra questione. Io Penso parlo... che lui si riferisse a questo. Ah, ok. No, vabbè, io parlo in generale un tifoso ha tutto il diritto di viverla, assolutamente. Se un tifoso vuole andare nel dramma apocalittico ci va, se vuole andare nell'euforia più totale ci va. Certo. Chi se ne frega. Il calcio è emozione. Se no stiamo veramente qui a parlare di ragioneria, di numeri, di dati, eccetera. Che ma io ho sempre predicato libertà. Lo possono fare gli addetti ai lavori, magari possono essere un pochino più critici da un lato e dall'altro, quello assolutamente Esatto. sì. Però se togli la passione a sto sport, No, ma già infatti, ci stanno provando. ma infatti ripeto, Vabbè. c'è stata l'anno scorso, quest'anno comunque che è un allenatore che ti dà un po' più di garanzie è più comprensibile. L'arbitro di domani è Doveri. Con noi tantissimi precedenti, moltissime sono vittorie. Sono 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Con l'Udinese la situazione è praticamente in pari. Al VAR ci sono meraviglia, è proprio lui, Maresca. Niente da dire, insomma, dai. L'arbitro perfetto non c'è, perché vorrebbe dire non essere umani. Mi viene da pensare che hanno mandato forse il più esperto giù di lì, per cercare di gestire una situazione che comunque ha visto parecchia agitazione inizio settimana. Guarda, io non so se l'ho detta la frase mia l'altra volta, infatti guarda che cosa ho combinato.
spero di non parlare dell'arbitro al termine di Udinese-Milan. Sai che non so se l'ho detta, infatti si è visto il risultato. Grazie, Che abbiamo parlato per una settimana dell'arbitro di Milan-Bologna, arbitro VAR, assistente VAR. Tra l'altro ne ha parlato anche oggi Allegri. Poi lo vediamo, anche proprio descritto dove secondo lui dovrebbero lavorare, in quali episodi. È stato anche abbastanza dettagliato. Ringrazio Dimitri Reale per l'abbonamento. Dimitri, grazie, sei nuovo abbonato qui con noi per la prima volta e quindi grazie. Grazie. Anche tu avrai l'opportunità di vincere quel bel regalone che arriva tra poco. Sì. Come il resto dei tantissimi abbonati. Enrico Boiani si è aperto in cuffia per chiedere: ma avete detto dei like? Chiedete i like, ma noi non siamo capaci. No, allora io ci provo, tu neanche. Ma io non ci provo nemmeno. Perché almeno io provo, faccio cioè so veramente di non schifo. essere Ma all'altezza posso di dire Enrico una cosa Boiani. completamente che va contro i miei interessi? Io odio proprio quando invece mi chiedono le cose. Lo so, però... E siccome io non riesco Lo a so, farlo, però ma noi non è devo che lo farlo. chiediamo per rompervi le scatole, Veramente perché una ogni roba che tanto non leggo, sopporto. io ogni tanto leggo i vostri messaggi, chiedete lo troppo so. i like, chiedete l'abbonamento, costa troppo. A parte che se fate un giro su YouTube, ragazzi, ci sono degli abbonamenti che il nostro se alto, vabbè. Però per noi il like è un qualcosa di veramente importante perché ci fa, diciamo, girare molto più il video. Siccome cioè per voi è veramente un click, per questo che ve lo chiediamo, perché è un gesto che ci può dare una mano a migliorare, a fare dei contenuti migliori per voi, e quindi non è che Harry è così per sport. Adesso, tanto non può controbattere. In realtà Henry si diverte invece a farlo, gli piace proprio, giusto Henry? Esatto, vedi che mi ha mandato il pollicione. Spolliciamo, come dice AP. Beh, comunque, grazie a Dimitri e a Lorenzo Paolino per l'abbonamento. Grazie Lorenzo, che è benvenuto con il suo bellissimo badge new. Anche tu potrai provare ad avere qualcosa di veramente esclusivo. Grazie anche a Marco che ci dona 2 euro. Marco ci fa donazioni quasi tutti i giorni, grazie mille. Euforia no, ma nemmeno l'apatia dell'anno scorso. L'apatia è veramente brutta. Il sentimento, cioè la l'anno scorso siamo arrivati ad speranza aprile. per fare un gioco di parole L'anno con scorso Marco. siamo arrivati ad aprile che veramente io vedevo nei volti delle persone allo stadio, ma anche nei messaggi degli ascoltatori proprio Ma basta. capibili. Mi metti la grafica numero 6, Henry. Iniziamo a vedere le prove di Max intanto. Tra l'altro Lorenzo Paolino, ogni volta che vedo il nome Paolino mi viene in mente una cosa a me. A te, Bea? Paolino è quello che appare. Paolini, quello che appare. No. Invece a me che sono... Ma io non l'ho mai brava, chiamato Henry. Paolino. Cioè, In realtà era un Paolino. assist, ma l'ha buttato proprio ma fuori a perché porta io vuota. il capitano non l'ho mai chiamato Paolino, cioè ci vuole un certo grado di rispetto. Ma come il papà lo chiamava così? Appunto, Cesare, il signor Cesare lo Comunque, chiama in Paolino. realtà non posso io. dire una roba che magari conosceranno forse solo i milanesi. Paolino era il mago dello spiedo. Milanesi, venitemi in soccorso. Allegri in conferenza, Leao sta procedendo bene. Voglio vedere se lo incontrassi qua intorno. Se gli Paolino! Mago dello spiedo, gli dico. Spero di averlo col Napoli. Dovremo valutare perché è fermo da un po'. E dopo, hai messo anche la parte delle bugie a gambe corte? No. Allora la dico io. Questa è la prima risposta su Rafa Leao. La seconda, che è arrivata nel giro di 10-15 minuti dopo, Max è stato molto chiaro, ha detto no, fermo. Allora, siccome le bugie e poi le gambe corte, Leao speriamo di riaverlo con il Napoli. Ha detto speriamo di averlo in settimana, quindi lui spera di poterci lavorare in settimana. Grazie a Fragar che ci dona 20 euro, Harry, per spacchettare Mbappé o giocare a Silk Song. Decidi tu, Enrico Boiani. Harry, grazie mille. Foto profilo incredibile di Fragar, grazie mille. Abbonato e che ci dona 20 euro. Grazie davvero di cuore. Non so se essere contento o, come direbbe Harry, triggerarmi da bestia. Vabbè, comunque, su Leao è stato abbastanza chiaro. Sì. Oggi
Convocati per Udine? No. Martedì per Lecce? No. Speriamo next week di averlo quantomeno aggregato con il Napoli. Come avevamo detto questa mattina, le speranze ci sono, la certezza no, ma come ha detto lo stesso Max, cioè l'abbiamo tenuto fermo 40 giorni alla fine. Ok? Fate conto voi. Quindi vuol dire che comunque un briciolo di rimessa in moto deve averlo. Non è che se per caso col Napoli c'è, ci aspettiamo che lui prenda parte, boom! No, ma solitamente, ora io non so se siamo nel caso in cui si procede con una riatletizzazione, ti ricordi? Non so se siamo in quel caso lì, però comunque da Milan Bari fate voi i calcoli. Leao è fermo da Milan Bari. Sì, da oltre un mese, dal 17 se non ricordo male di agosto. Jimenez deve stare sereno. Ha sempre fatto gol e li farà. Domani deciderò se far partire Pulisic dall'inizio. E su questo abbiamo una grafica, quindi mi sospendo un attimo le parole, poi ne parliamo. Maignan martedì sarà in porta con il Lecce. Quindi no domani, ma sì martedì. Ricci in continua crescita. È affidabile e si fa trovare sempre pronto. In alcuni momenti di gara abbiamo sbagliato la scelta, per la fase difensiva non è tutto risolto. E anche qui vedi che Max abbassa un po' le ali perché lo sa che questa è una squadra che se si fa prendere troppo dall'entusiasmo poi inciampa. Perché lui l'anno scorso, quando era sul divano e il Milan non l'ha chiamato, qui cito Enrico Boiani, perché l'anno scorso Massimiliano Allegri era sul divano e tu non l'hai voluto chiamare. Era sul divano anche in inverno. L'avrà visto il Milan. Sì, in inverno dico. No, anche in estate. Sì, in estate, però quando tu hai esonerato Fonseca era sul divano di casa sua. Ecco, l'avrà visto il Milan. Quindi secondo me ha captato quali sono i difetti di questa squadra. Ed è evidente. Tra l'altro in conferenza gli hanno anche enunciato i dati della sua difesa, che sono buonissimi. Però ci tiene a ribadire che non è che è tutto risolto. Prossima, Henry, le altre parole di Allegri, la 7, perché ovviamente poi è andato oltre, parlando anche in generale un po' del nostro momento, di quello che deve essere il Milan. A parte che c'è, come ha detto lui stesso, vi ha dato il nome di uno che gioca sicuro, cioè Matteo Gabbia, che 99% domani sarà il capitano, vista l'assenza di Maignan e Leao, che sono capitano e vice. Sì, leggo io. La squadra lavora ogni giorno per migliorare le qualità dei singoli. Il VAR è uno strumento che ha diminuito l'errore, ma in tante situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati e ci saranno ancora. La situazione a cui mettere mano è quando c'è un fuorigioco oggettivo e poi c'è un calcio d'angolo. È una roba oggettiva e c'è da migliorare. Questo è stato, diciamo, il dettaglio che lui ha dato riguardo al VAR. Questo è un po' il sunto della sua conferenza. Poi ci sono state ovviamente anche altre parole, ha parlato molto bene di Modric, ha parlato molto bene di Salma Kerr, dicendo che tra l'altro lui è rimasto in partita tutti i 90 minuti dal punto di vista mentale. Questa è una cosa che secondo me ha voluto sottolineare scientemente. Cioè Alexis non ha mai calato la tensione mentale. Poi ci sono due cose importantissime che ha sottolineato. La prima: domani è un test molto importante per noi. Non è che per 2 partite vinte siamo diventati tutti bravi e belli. Domani sera, quando inizia la partita, bisogna accendere l'interruttore, altrimenti ci facciamo male. Sì. Soprattutto con una squadra come l'Udinese. Durante una stagione ci sono 4 partite snodo e domani è una di queste. Io mi immagino, se voglio capire quali sono le altre 3 a questo punto. Va affrontata con grande senso di responsabilità, facendo una partita di grande compattezza e tecnica. Ci saranno pochi spazi e avremo poche occasioni che dovremo sfruttare. Va alzata la percentuale delle occasioni sfruttate, al momento è molto bassa. Secondo me lui quando parla di partite importanti, per me lui non parla di partite contro una squadra. Cioè, nel senso, altrimenti cosa pensi che siano i 2 derby, la Juve e il Napoli? Per me lui pensa a momenti dell'anno. Cioè non è tanto Milan-Juve, nel caso, no? Tu sei secondo, la Juve prima, è ovvio che sarebbe Milan-Juve, è una partita fondamentale, no? Per il campionato. Però per me lui parla più di momenti, non so se mi spiego. Tipo Udinese-Milan, come ti dicevo prima, arriva in un momento in cui sei un po' a cavallo, no? Tra 2 momenti. È a cavallo, quindi. No,
l'altra questione che Uno dice ci si fa male, per me non ti dico che ha captato un po' troppa euforia, però se dice se non accendiamo l'interruttore ci facciamo male, per me è un alert, perché sennò non lo dici. a me è piaciuto un passaggio perché segna una sorta di discontinuità rispetto al passato e rispetto a quello che è il sentiment generale invece della parte non campo del Milan. Perché finalmente ho sentito qualcuno dire una cosa da Milan. Poi può piacere o non piacere Massimiliano Allegri. Può vincere, perdere, arrivare al risultato, giocare bene, Sì, giocare sì. male, quello che volete. Ma questo concetto qui si era perso totalmente e purtroppo, devo dirlo, si era perso anche per i tifosi. Non tutti, Non No, è che no, si- buona parte. Bisogna essere uniti per i giocatori, sono loro che fanno vincere le partite. Bisogna tenere però un profilo basso. Quando siamo al Milan, la normalità è vincere le partite. Deve essere normalità vincerne 2 di fila, non l'eccezione. L'eccezione è quando perdiamo una partita. Non ci deve essere up and down, dobbiamo avere forza mentale per arrivare fino in fondo, e ci sono ancora 35 partite, eccetera, eccetera. Quello che molto spesso abbiamo cercato di far passare anche gli anni scorsi e che invece perdi con la Cremonese, sì, caspita, è un problema. Come lui stesso aveva detto in conferenza stampa post partita, ci siamo giocati già un bonus. Perché perdere in casa, peraltro con una squadra che non è neanche di vertice, Neopromossa. ti sei giocato un bonus. Se l'anno scorso nelle prime 3 giornate fai quanto? 2 punti? I bonus te ne sei giocati ancora di più. Non va che va, ma sì, va bene la prossima, ma sì, stiamo crescendo, ma sì, siamo sfortunati, ma sì, alla fine arrivi ottavo. Sai perché? No, Sai perché questo succede? Perché soprattutto se tu normalizzi la sconfitta, no? Cioè quando tu dici, vabbè, la prima, dai, non c'è bisogno di essere depressi. No, cioè non è tanto per la polemica, è proprio perché se tu perdi la prima e la normalizzi, della serie, vabbè, la prima, passa il messaggio innanzitutto ai giocatori, che sono quelli, come dice Allegri, che ti fanno vincere le partite. E poi a tutto l'ambiente. Cioè, se diventa normale, anzi, se l'anno scorso, ad un certo punto, e io anche con la Cremonese ho avvertito queste cose, ovviamente non da parte di tutti, avevi questo sentimento proprio di hai perso, e vabbè dai, andrà meglio la prossima. Così ragiona il Parma, il Lecce, la Fiorentina, neanche. E questo, cioè, se tu normalizzi la sconfitta, mi vengono in mente le parole all'epoca di Pioli, no? Quando disse per questa squadra vincere, perdere o pareggiare è la stessa cosa. Cioè se tu normalizzi una sconfitta perché è la prima contro la Cremonese, vabbè dai, la prima. No, perché sennò ai giocatori passa che se perdi, vabbè, farò meglio la prossima. Invece devi tenere questa tensione sempre, sennò il campionato non fai niente. no, ma Vivacchi! anche, giustamente, ne hai vinte 2, la normalità è vincere la terza, vincere la quarta, la quinta pareggi, ma ci può anche stare. La normalità di una grande squadra è quello. Non quando, insomma, vuoi vivacchiare dal punto di vista sportivo. Se vuoi vivacchiare dal punto di vista sportivo, prendi Fonseca, eccetera. Che tra l'altro è un ottimo cantante, ho visto anche ieri. Si è esibito, se lo volete vedere sui profili, ma non per altro, è molto simpatico il Io se mister, ripeto però. quel video, oltre a sentire lui che canta, mi sento ancora calcio posizionale. È proprio una cosa che mi ha... calcio posizionale. Cioè se rivedete quel video, calcio posizionale. Per giocare e allenare le grandi squadre, oltre ad avere dei limiti, delle capacità indiscusse, devi anche avere un bel po' di spalle larghe e di mentalità vincente. Se no, adesso perché qualche contattino, tipo nello staff di Conte, ce l'abbiamo, ok? Conte, se perde una partita, ti tira pazzo per i 2 giorni successivi, Giusto? ma non sul campo, in generale. Ma è giusto. È così che alzi il livello. È così che alzi il livello. Se no non lo alzi il livello. Se no dici vabbè andrà meglio la prossima, pazienza. Henry, mettimi la 8, vediamo un po' di probabili formazioni, perché c'è qualche ballottaggio, non tanto da loro ma da noi. Poi chiuderemo in fondo sulla questione stadio, perché
Si sta arrivando veramente al photo finish, voto più, voto meno, siamo sul filo di lana. Alessio Fili si è abbonato ed è nuovo perché ha un badge con scritto new, quindi anche Alessio, grazie mille, si potrà giocare la chance di vincere qualcosa di importante. Grazie Alessio. Grazie adesso per essere qui con noi da abbonato, noi invece andiamo a Udine per la probabile. Dimmi Bea, No, cosa mi c'è? faceva ridere Luca che ha scritto a Conte ti telefona a casa. Beh, Sì, non a casa perché non c'è più il telefono fisso, No. probabilmente, ma sì, esatto, succede proprio così. Sava in porta, Bertola, Christensen e Solei tre dietro, Esibue, Piotrowski, Krastrom, Atta e Zemura in quel di metacampo, con Iker Bravo alle spalle di Davis. ti spaventa il loro attacco? Ma allora, O il loro un discreto organico? attacco, poi non me la voglio gufare, però se no dico di no, poi ci segnano, oddio. Allora, l'Udinese ha avuto attaccanti migliori di Iker Bravo Davis Direi di sì. negli anni. Non è, diciamo così, la sua versione migliore, anche se Iker Bravo sta crescendo e quello che volete. E il resto della squadra che mi sembra un pochino più performante e che sta portando i punti. Quindi dietro prendono pochissimi gol, in mezzo con la complicità di quelli dietro sono molto solidi, probabile che non sarà una partita scintillante, No. poi magari viene fuori un 4 pari, però probabilmente verrà fuori una partita spigolosa, come è spesso accaduto a Udine. Io mi ricordo soltanto di una grandissima goleada a Udine, l'anno dello scudetto di Zach, con i gol di Boban e compagnia. Se no, sempre state partite abbastanza tirate. Mi ricordo il primo anno della coppia Sheva-Inzaghi vincere discretamente. Per il resto è sempre stato abbastanza complicato. È vero, c'è qualche buon giocatore, tipo Atta, come ci scrive Augusto. A me piace, è un bel giocatore, una bella mezzala di inserimento. È successo che molto spesso l'Udinese riesca a tirare fuori questo tipo di giocatori in mezzo al campo. Però siamo tendenzialmente a posto in mezzo al campo. Sì, diciamo che siamo abbastanza a posto in mezzo al campo. Se vogliamo vedere qualcuno che ci può interessare, Più in difesa? sono i tre dietro. Non, più che Bertola, i Solé e Christensen, Solé. Christensen. Sì, sono d'accordo. Perché per il resto, in un modo o nell'altro, possiamo lasciare giù. Sì, sono d'accordo. Devo dire che in mezzo al campo siamo passati dall'essere la squadra con uno dei centrocampi più risicati della Serie A l'anno scorso ad essere una squadra con un centrocampo ben folto, quindi sì, io guarderei più dietro. Come dicevo ieri, per me sarà una partita abbastanza fisica, abbastanza complessa, soprattutto da sbloccare. Io mi auguro vivamente che il Milan la sblocchi subito, perché per me è l'unico modo per farla andare in discesa. Perché lasciarla sullo 0-0 o prendere gol, ancora peggio, per me con loro è dura. A Udine. Calci piazzati sia di qua che di là, occhio, perché entrambe portano a saltare. Però loro per me sono messi un filino meglio di noi. No, dai. Dici? No, un Per me filino, siamo un pari. filino, un Guarda filino, che il Milan è diventata una squadra veramente Sì, lo so, fisica. però anche loro, mamma mia. Anzi, la vediamo subito, Henry. Mettimi la grafica numero 9, perché ci sono un po' di ballottaggi Sì. tecnici, mi verrebbe da dire. Ma guarda, io, e poi avremo la grafica doc su questo, no? Ho visto in chat che poi vedi il calcio alla fine va molto anche a interpretazioni. Ad esempio un nostro abbonato ha scritto: secondo me sentendo Allegri domani gioca Pulisic. Io sentendo la conferenza, e tu anche, ho avuto l'impressione opposta. Però sono impressioni. Diciamo che ha detto, vediamo se devo ancora decidere se partirà dall'inizio, e ha collegato a questo una frase: il Milan deve ancora sistemare la sua fase difensiva. Quindi mi verrebbe da pensare che ancora non è adulto per... Io onestamente spero che giochi Pulisic, perché per me devi essere superiore a loro tecnicamente più possibile, perché per me la sblocchi così, non la sblocchi sul fisico. Però il dubbio mi resta sentendo quelle parole. Terracciano in porta, proprio perché insomma Max ha annunciato che non ci sarà Maignan, ma Tomori, Gabbia e
probabilmente Pavlovic, che si è ristabilito ieri, oggi si è allenato anche lui facendo le rifiniture e tutto quanto, quindi quantomeno 50-50. E Stupinan, Rabiot, Modric, Fofana e Salmaker ci sono. Jimenez davanti ti direi anche di sì, perché in Nkunku è in ballottaggio, ma il ballottaggio è figlio del fatto che non ha grandissimo minutaggio nelle gambe. E poi il vero e proprio ballottaggione è Pulisic e Loftus-Cheek, e anche di concetto. Tra l'altro, sì, oddio. Tra l'altro, non so se avete sentito oggi che ha citato Loftus tra gli attaccanti. Vedi che Max mi dà ragione. Io sono 2 anni che ve lo dico che non è un centrocampista Loftus-Cheek. È riuscito a inserire Loftus dimenticandosi di Jimenez. Ha ragione. Però... Vabbè, poi si è corretto. Sì, si è corretto 5 minuti dopo. Però nell'otto dei giocatori offensivi ci ha buttato dentro Pulisic, Loftus-Cheek, Nkunku, Leao. Ma perché? Perché Loftus, cioè, a livello di centrocampo ti dà poco per me. Non è che fa male, ti dà poco. Davanti ti dà molto di più. Però, non so, io tra lui e Pulisic preferisco Pulisic. Però il dubbio mi resta per quello che ha detto, come l'ha detto, il dubbio mi resta. Cioè, a me dà l'idea che lui cambi meno possibile, soprattutto all'inizio. Come ci ricordava Henry in cuffia, se Pavlic sarà confermato nei 3 dietro, sarà la 4ª partita consecutiva con la stessa difesa. Un po' perché, insomma, c'è solo De Winter che può girare, l'altro è Odogu, quindi per forza di cose mi verrebbe quasi da dire, però è un unicum. Comunque per noi. Finché non torna Rafa è difficile farsi un'idea sull'assetto definitivo. Cioè, per me, per l'assetto definitivissimo deve tornare anche Ardon Yashari, che in questo momento non esiste perché si è fatto male. Per me, per vedere l'assetto proprio ultra definitivo, devono tornare entrambi. Per vedere qualcosina in più deve tornare Leao. Senza Leao si fa fatica veramente a capire chi sta in panchina, chi è titolare, dove. Grafica 10, Henry. Ho fatto partire il sondaggio. Ho chiesto se a vostra sensazione, nel senso degli ascoltatori, se sarà Pulisic il titolare di domani, anche magari avendo sentito le parole di Max. Vediamo. Perché, come detto, ci sono 2 maglie per 3. Uno dei 3 per forza sta fuori, tanto lo abbiamo capito. Se hanno una buona condizione Modric e Rabiot, non li tiri fuori neanche a cannonate. Giustamente. Però comunque quando rientra Yashari sono 40 milioni. 65 con Rich. Sì, però Rich è un discorso a parte. Cioè, non sono 40, Ricci sono 23. 40 sono tanti. Vabbè, ci penseremo strada facendo. No, ma infatti, ripeto, per me l'assetto definitivo si capirà quando anche lui sarà a disposizione. Qui... Ma non è che come... È una speranza, forse. Che come ha detto Max a un certo punto, ma magari tra 2 o 3 mesi non giocheremo nemmeno più così. Oggi, sì, esatto. Oggi. Non è che questa è il Milan convalescente e il Milan sano magari tra 2 o 3 mesi sarà un'altra cosa? Essere, però Allegri non ha mai giocato cioè, è questo. No, chiaro. Cioè tu dici, una volta che sistema la difesa e i fantasmi, perché questa squadra ne ha di fantasmi sulla difesa e sulla fase difensiva soprattutto, dici magari avrà un po' più di coraggio e giocherà in maniera un po' più offensiva? Prima do certezze. Chiedo al fan numero 1 di Max Allegri, Enrico Boiani. Enrico Boiani, facci sapere in cuffia e noi riportiamo il tuo messaggio. Magari era distratto. Era distratto. No, dicevamo, Simo diceva che praticamente quando la squadra sarà un po' meno convalescente a livello difensivo, magari Max userà un po' di più a livello offensivo. E io ho detto che per me Allegri tendenzialmente è questo. Perfetto. Ok. No. Secondo Henry giocherà 4-4-2 ma con Rabiot a sinistra, Salmaker a destra e quindi un inserimento di un giocatore... No, che inserimento di che? Non c'è nessuno, sono gli stessi. Semplicemente... appunto, sempre due punte circa ci sono. Luca ci scrive, secondo me supera le partite difficili col 3-5-2 poi va di 4-3-3. Esatto, sì, giustamente ci chiedono dalla chat, Henry chiudi la web app di FC26. Chiudo il sondaggio. Sì. E vi dico subito, vince il sì.
Vince il Quindi, sì col secondo i nostri ascoltatori, 67%. Pulisic sarà il titolare domani a Udine. Può essere. Per me quello dinese ci pensa 6 volte prima di togliere Fofana e Loftus-Cheek dal campo insieme. Però scusami, temi così tanto l'Udinese dal punto di vista offensivo? No, Cioè allora col Napoli atletico. cosa fai? Ma col Napoli cosa fai? Ma col Napoli... Con la Juve cosa fai? No, ma per me lui ha paura del fatto che ce ne sono tanti che dal punto di vista del ritmo e della fisicità devi andare a contrastare. Ok, ma tu combatti il fisico con la tecnica o con il fisico? Io con la tecnica. Io. E questo è il punto. Ma io sono figlio di un altro Milan che forse non tornerà più. È arrivato anche Mister Bottoni che ci scrive: se equilibra la squadra poi la cambia. Ecco, al mio stesso dubbio. Io dubito che se Massimiliano Allegri troverà l'equilibrio giusto, cambierà. Per Però me il mister ha magari votato no al sondaggio. Pulisic non sarà titolare, ma il mister lo dice da 2 settimane che Pulisic è quello che anch'io. balla un po' di più. Anch'io lo dico, però so che non ho la stessa. Tanto Leao è fuori per infortunio, ma se appena rientra esce Jimenez. Non è che Leao va a contestare il posto di Pulisic. Leao contesta il posto a Jimenez. Poi È Pulisic che contesta il posto a Loftus-Cheek, Kunku, eccetera, Poi eccetera. ha ragione Augusto quando scrive Pulisic a partita in corso è letale, vero, così come Ricci ha fatto molto bene a partita in corso, ma non so se ai giocatori garba di... Cioè, è vero che i 5 cambi sono importanti, che rispetto a una volta i cambi sono ancora più importanti, però comunque parti da panchina. Grafica numero 11, a proposito di Leao, vediamo cosa ha detto Max, o meglio è stato abbastanza tranchant su entrambi. Domani non ci sono, Maignan torna martedì, Leao forse con il Napoli. Questo è un po' il riassunto. Quindi quantomeno Mike insomma, vedere un giocatore che si accascia, esce per infortunio. Quando deve fare le scale per uscire zoppica e quasi rischia anche di inciampare e di farsi male ancora di più. Ha fatto fatica. Esce con le stampelle, in attesa degli esami ti viene da pensare, caspita, ma qui ci si è fatti male io ho letto veramente. delle cose, ragazzi, su Mike. Ma cioè, possiamo smetterla sempre di pensare male di questo ragazzo? Cioè, addirittura ho letto che ha fatto apposta perché non vuole giocare a Udine. Cioè, mi dispiace perché ancora non si è capito davvero chi è Mike Maignan, che credo che sia un calciatore molto ligio al lavoro, molto professionale. Io l'ho visto veramente zoppicare come gli occhi. Simone anche. Pensare che faccia finta, io non so, Vabbè. Rimango sempre un po' così. Vabbè, quando... ma non possiamo commentare qualsiasi cosa che si dice. No, non è però questa settimana su Mike è innegabile che si sia detto tanto. Vabbè, l'importante è che non lo facciano, come hai detto giustamente poco fa, gli addetti ai lavori. Siccome gli anni scorsi qualche addetto al lavoro è andato un po' oltre su qualche giocatore, lì giustamente abbiamo detto com'era la situazione. Poi, se ognuno vuole pensare, pensi quel che vuole. Leao con il Napoli è una speranza, come ha detto Mike. Mike ha detto Max, speriamo. Sì, scusami, ma... Se ne andò il computer di Beatrice Sarti. No, la batteria ti abbandonò. No, non è che la batteria. Spero che sia la batteria. Spero che sia la batteria. Spero che sia la batteria. Tu speri che sia la batteria. Ma no, guarda che sei riacceso. Sì, sei riacceso. E allora? Ma era una finta. sta tirando gli ultimi, ragazzi. Ma vedrai che funzionerà ancora, sicuramente. Grafica numero 12. Addirittura gufarmi il computer. No, non arriverei mai a questo. Upaz ci scrive è imploso. Surriscaldato. Sì. Surriscaldato, sì, ma si è cosa? spento. A parte che qua dentro sì, c'è un caldo letale, ma per gli umani, non per le macchine, per noi proprio. Siamo in attesa del voto su San Siro, Bea. Sì. Arriva tra 10 giorni circa. 29 settembre. Non voglio considerare ipotesi di maggioranza non autosufficiente. Questo è il vice sindaco Scavuzzo, cioè colei che ha avuto veramente peso per la trattativa tra Comune, Milan, Inter. Le posizioni dei Verdi sono note. C'è libertà nella responsabilità e dei limiti di una mancata approvazione.
La prospettiva che le squadre hanno espresso di non ristrutturare il Meazza o di andare per la propria strada è chiara, ovvero se uno decide di votare no alla delibera in comune, deve sapere e sa che vota contro e sa anche che le società comunque il Meazza non lo ristrutturano. Se non sarà questo andranno altrove, non a Milano, altrove. Sì, non c'è un'alternativa a Milano. Ok. O così. Quindi ha voluto dire a chi è magari ancora indeciso, se volete che Milano abbia ancora uno stadio, questa è la chance. Se l'unica. no, se decidete che comunque lecitamente, come ha detto, c'è libertà nella responsabilità di voto, se decidete che questa chance però non sia giusta, no. Sappiate che Però non c'è sappiate che questa è un'alternativa. l'alternativa, l'unica che esiste. Siamo al photo finish, Bea. Sì. Beh, manca solamente il 29 settembre. Qui Finanza ha fatto un po' i conti della serva in tasca al Consiglio Comunale. 22 voti a favore della vendita, compreso il sindaco, quindi 22 più 1, 22. 22 contrari, 16 del centrodestra e 6 del centrosinistra, cioè della maggioranza che comunque sta già dentro il Consiglio Comunale, quindi 6 comunque hanno già detto no, nonostante siano dentro la maggioranza di sala. Ne mancano 3. Quindi siamo 22 pari, ne mancano 3. Che probabilmente decideranno un po' l'ago della bilancia di dove andrà la votazione tra sì e no. Io non voglio neanche essere nei panni di questi 3 che riceveranno lecitamente, non voglio fare allusioni, ma pressioni di ogni genere, da una parte o dall'altra, dal punto di vista politico, per votare di qui, votare di là. È una vicenda molto complessa, è stata molto complessa, è stata molto lunga. Io onestamente un anno fa non pensavo si tornasse a San Siro, ma minimamente proprio. Decade il sogno di fare lo stadio da soli. Per ora sì, non c'è proprio chance. Io sono sincera, qui tolgo i panni da giornalista. A me dispiace di vedere San Siro demolito, per me è un pezzo di storia di Milano, del calcio che... Per me questo era lo scenario peggiore, per mia opinione personale da tifosa e nostalgica. Quindi l'opzione peggiore per me era questa. Demolire San Siro, rifarlo lì con l'Inter. Cioè proprio, se mi avessero chiesto tutte le cose peggiori di questa storia, questa. Però mi sembra che tutti vogliano questo. Tutti, cioè le società, Milano, Sala, eccetera. Stavo guardando un po' i conti in tasca in questo, sulla maggioranza. Sì, qualcuno ci ha scritto giustamente che anche uno degli indecisi ha cambiato casacca e quindi ha già espresso la sua volontà di dire no, cioè Angelo Turco del PD. Si aggiungerà altri 2 del PD che hanno detto no, 3 dei Verdi, 1 del gruppo misto, quindi in totale sono già, dovrebbero già salire i numeri. Io non mi voglio esprimere, come state vedendo siamo al voto in più, al voto in meno, quindi a 10 giorni dal voto dire passerà o non passerà, no. Cioè come si fa? Cosa fa? Facciamo Ma io per la velocità, io per la straordinarietà in cui si è tornati a San Siro penso che si faccia. Cioè se dovessi mettere una fiche per me passa, ma semplicemente perché l'anno scorso quando eravamo a un passo da San Donato, boom, si è tornati qua. E però, come hai detto tu, mancano pochi giorni, sono cose molto tecniche, dettagliate, quindi vedremo. Mi chiedete cosa voterei, ma qui stanno votando i consiglieri del Comune di Milano per il bene di Milano. Cioè io vi posso dire cosa penso io da tifoso del Milan o poco più. Da consigliere del Comune di Milano è un'altra questione. Dovrei conoscere meglio la materia per il Comune di Milano, quindi non ti so rispondere su questo.
ti posso dire quello che vorrei fare io come tifoso del Milan, come speravo di avere come tifoso del Milan. Da tifoso del Milan non mi vincolerei più all'Inter, non mi vincolerei più a uno stadio in condivisione, non mi vincolerei più a un progetto condiviso, non mi vincolerei più a tutta una serie di problemi dell'area di San Siro. Mi piacerebbe avere uno stadio da solo, mi piacerebbe avere finalmente che Milano abbia 2 stadi, uno per il Milano e uno per l'Inter, perché non è che è una cosa così impossibile. Però sul resto onestamente non ti so rispondere. Dovrei conoscere di più le questioni del Comune di Milano, cioè il bene del Comune di Milano, ecco. Bea, siamo arrivati in chiusura, sono le 17. Sì, ci vediamo. Nel mentre è ripartito? Sì, è e ripartito. Allora... Sì, ma sta tirando gli che ultimi. sta andando ancora il No. computer. Al galoppo il mio computer della al Sarti. galoppo proprio ultimamente non va per niente. Difesa, bassi, compatti e poi vedi, si riaccende e via in contropiede. Bea, grazie. E vai. Grazie a voi, ci vediamo domani. Allora, innanzitutto ho detto, vedi, Enrico Boiani che mi influenza. Ecco. E vabbè, ci vediamo con le nostre clip che troverete sul nostro canale. Vi ricordo di abbonarvi perché tra un po' chiuderanno i cancelli per una cosa molto importante e ci vediamo domani nel post partita di Udinese-Milan. Sì, 22:45 ci ritroviamo qui per il post partita. Domani la nostra clip, pomeriggio, sera invece carburiamo con le prime partite di Serie A e 22:45 torniamo in onda in diretta per il post partita. Saluto Enrico Boiani che ha fatto il regista quest'oggi, non capiterà più, promesso. Non è vero. No, non è vero. Era per dirlo, in realtà capiterà molto spesso. Bea, A domani. a dopo, ciao. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia. Serginho va, sono davanti